Ragazzacci, buongiorno, quando pubblicherò il video sarà mattina da voi. Allora, oggi ho poca barba, un giorno e mezzo scarso, finché vorrei aspettare a usare la piastra del Rao, quella più aggressiva, insomma, avere un po' più di barba, ha poco senso provarla così. Sicché ho trovato in un cassetto questo rasoio che nemmeno ricordavo di avere. Questo è il Razorok Switch, la versione V2. La versione V2 rispetto alla prima versione, se mal non ricordo, hanno reso la testa un po' più slim, più sottile. Questo è il rasoietto che si può montare il manico o usarlo come un DE normale, o si può svitare qua, scoprire quest'altra vite, chiudere qua e qui si usa tipo camisoli. È un rasoietto in alluminio leggerissimo, però ragazzi che picchia duro, da quello che ricordo che non è un rasoio insomma tranquillo, delicato, richiede un minimo di mano per usarlo. Va bene, proviamo, vediamo come mi va con questa barba corta. Oggi lo usiamo tipo camisoli, così per divertirsi un po'. Allora, sapone di oggi mi è arrivato il The Dead Sea, il Mar Morto di Razorok, The Dead Sea. Dead Sea, mamma mia il mio inglese, ragazzi. Questo è fatto in Italia, Made in Italy. Questo è l'after e il sapone. Allora, qui c'è la nota olfattiva, le note olfattive: limone, rosmarino, cannabis, assafran, come si chiama in italiano, quello giallo che si fa il risotto alla milanese e non mi viene ora, e sandalwood, saffron, come zafferano. Allora, la profumazione, ragazzi, è uno spettacolo, mi piace da morire la profumazione. Mamma mia, questo è Santa Maria, uno più buono dell'altro. Allora, voglio togliere la scatola. Oggi usiamo queste lamette israeliane, che ne ho un sacco e non le uso mai. Fatemi prendere il famoso cavatappi. Prendiamo una dose di sapone con un pochino di acqua. Sapone che ho preso scusate, direttamente da Italian Barber, che sapete che è il sito canadese di The Razorok, però l'avevano messo a uno sconto pazzesco, però mi sa che era un sapone un po' vecchiotto, perché è arrivato già appallottolato, nonostante sia appena arrivato. Sicuramente era qualche rimanenza, per questo l'hanno messo così economico. Mi sembra che è costato $14 il sapone e $9 l'after. Pennellino misto maiale tasso Zenith sbarba. Allora, cominciamo il montaggio. Questi dovrebbero essere saponi che montano molto facilmente. Allora, viene fuori una forte nota agrumata, anche se le altre note stanno sotto, si sentono, e veramente al mio naso, ragazzi, mi rendono la profumazione ottima. So che qualcuno, quando provai Santa Maria, mi scrisse che non gli piaceva questo, mentre altri ne erano entusiasti. È normale, ragazzi, le profumazioni è qualcosa veramente che varia da una persona all'altra, così che ci sta che quello che piace a me non debba piacere obbligatoriamente a altri. Allora, mi metto ancora qualche goccina di acqua. Vedo la schiuma voluminosa ma poco lucida. La lucentezza della schiuma un pochino ci indica che è piena di acqua, è ricca di acqua. Allora, io direi che in ciotola ci siamo. Allora, mi bagno la faccia un'altra volta, che me l'ero bagnata prima del video. E
Partiamo. Ho il naso come un pagliaccio, mi sta venendo, non so se è un brufolo, ormai da più di una settimana fa un male da morire. Allora, il sapone niente male ragazzi, poi a questo prezzo che l'ho preso, considerando che il barattolo è grandissimo, è più economico che la Proraso qua. Poi per la profumazione che ha, diciamo che ne vale completamente la pena. Cado un moscerino dentro l'acqua. Ma io non glieli farà TFS, non lo so, rasero questi saponi. Io direi che ci siamo, Allora, solita grattatina. Ah, non abbiamo montato la lametta sul rasoio. Allora, in questo caso devo svitare qua. Togliamo queste, sono Platinum, Super Platinum. Strano, non c'è scritto Made in Israele, però mi ricordo, c'è scritto qui sul cartoncino. Ho rintronato oggi. Da che parte va? No, di qua. Poi lo strano per la soia. La prima versione so che aveva la testa molto più grossa. Qualcuno si era lamentato che era un po' ingombrante. Allora, la lametta, vedete che si vede allineata molto bene. Faccio vedere su quest'altra telecamera. Vedete che la soia ha un buon gap e una discreta esposizione. Sì, che vi dico, è un rasoio da rispettare. Allora iniziamo. La lametta ragazzi si sente anche se ha la barra di protezione. Può essere un rasoio per prendere un pochino di manualità fuori dal DIE. Magari con i camisoli, perché con lo sciavette insomma sono un pochino diversi i movimenti. Questo ha il vantaggio che, avendo la lametta dalle due parti, si può fare con la sola mano destra o la mano principale tutta la barba. Poi naturalmente avendo la barra di protezione insomma un pochino aiuta, un pochino tanto, a differenza di un camisoli che non ce l'ha la barra. Comunque potrei anche usare la sinistra, forse mi rimane più comodo.
Il sapone è veramente ottimo, scorre. veramente veramente bene. Sto facendo un po' di prove destra e sinistra. Sì, naturalmente usando Le due mani. alcuni movimenti forse rimangono più comodi, però insomma si può usare anche Una sola mano. molto efficace come rasoio. Bella piallata. Divertente, qualcosa di un po' diverso. E guardate che bella piallata con il solo verso del pelo. Tanta roba. Però mi ripeto, Bisogna andarci con la mano un pochino delicata perché ha un'esposizione, sento leggermente positiva e ha un buon gap, insomma la lametta un pochino si sente, se uno sbaglia corre il rischio di farsi il tagliettino anche con questo. Allora, così montato mi viene fuori molto la nota di limone del sapone. Vi sono onesto, mi piaceva di più annusare nel barattolo. Comunque molto piacevole, direi una nota estiva, ecco. Diamo un po' più di acqua per aiutare il rasoio a scorrere. Allora, facciamo un po' di traverso. No, mi ricordavo che avevo questo rasoio. Era messo in un cassetto, in questi giorni ho fatto un po' di pulizie. E l'ho trovato.
abbastanza. E qua vedete posso girarlo, uso l'altra parte della lametta e posso continuare con la destra, mentre col camisori in teoria dovrei cambiare mano. Con la testa così sottile sotto il naso si va perfetto, perfetto, perfetto. Questo deve essere un rasoietto che anche per fare un po' di rifiniture così a camisori non è male. Uno può farsi la barba tipo di e poi metterlo, se magari al pizzo, metterlo tipo camisori per farsi le rifiniture. Guardate che barbatina spettacolare. Allora, il sapone va bene, però ecco, ora che vado un po' lento, rimasto... Bene, se bagno scorre. Sentivo già all'ultimo un pochino, mi mancava, scusate, faltava spagnolo, un po' di scorrevolezza, se era un po' asciugo il sapone, ma è perché vado anche un po' piano. Mi togliere quei peli, che la barba non era tanto lunga, ma insomma qualcosa abbiamo tolto. Allora facciamo qualche rifinitura e un po' di contropelo sulle guance. Qua io direi che ci siamo. Fare qualche ritocchino, ma non passare tanto per non aprirmi, che le ultime sbarbate sono riuscito a non farmi red point. Sta recuperando la pelle piano piano. Allora vediamo come fare contropelo. Partiamo di sotto. Quasi liscissimo, liscissimo, liscissimo. Allora, proviamo contropelo usando sempre la destra. Vediamo se rimane comodo o scomodo. Sì, si fa. Ottimo, mamma mia che piallata. Allora, qua sono super liscio, non ho bisogno di ripassarmi perché ho già fatto il contropelo. Fatemi fare solo un pochino qui zona bassa. Non male. Una branchia, direi molto bene. Molto ma molto bene.
Vedete che con la destra si può fare tutto praticamente. Non c'è bisogno di cambiare mano. Alla grande. Sì, vabbè, c'è qualche puntino da qualche parte, ragazzi, ma proprio perché mi passa la mano. Direi ottimo. E la cosa più importante, mi sono divertito. E questa alla fine è la cosa più importante, perché uniamo a una necessità di farsi la barba anche una passione per divertirci, e una cosa che per molti è un rompimento di scatole, farsi la barba, per noi invece è un divertimento. Appena appena un pochino l'allume lo sto sentendo, perché non è uguale usare un die che usarlo così in forma camisoli per la mano. Ho fatto qualche passaggio di troppo, anche per poi vedere dove arrivava il rasoio, dove potevo arrivare io, dove arrivava il rasoio, perché il rasoio può arrivare naturalmente al BBS perfetto, però dipende la mano. Cioè, in questi giorni, quando mi faccio la barba, che non faccio video, che non faccio tutti questi passaggi, ragazzi, mi passo l'allume, non sento assolutamente niente. Certo, qui facendo il video, esagerando, facendo un po' troppi passaggi, un po' di più si sente. Comunque, sbarbata perfetta. Asciugatina. Guten Tag, dicono così, no? Tedeschi, Guten Tag. Tanta roba, divertente, ragazzi. Smonto, forse era meglio se toglievo la lametta prima del manico. Vabbè. La lametta, una lavatina. Anzi, tanta roba. Che zona passa il collo, direi abbastanza bene. Allora, fatemi lavare così, poi mi rimane l'odore dell'after sulle mani, non toccare più acqua. Pennellino molto morbido, non so, me lo ricordavo con un po' più di backbone. Oggi l'ho sentito parecchio morbido. Si è ammorbidito. Che profumino che ha. Comunque tanta roba. Monta benissimo. Saponi che non sono tanto duri come questo, avete visto, ho fatto un montaggio velocissimo. Allora,
Mettiamo un po' di after. Ingredienti: alcol, acqua, profumo, castor oil e poi c'è un sacco di roba. Tanta roba. E allora, il bruciore è zero, con l'allume praticamente il bruciore è passato. Non deve avere molti oli essenziali perché non sento bruciare qua in questa zona, che normalmente gli oli essenziali mi bruciano. Allora, sto sentendo una leggerissima sensazione oliosa, però aspettiamo qualche secondo per vedere se va via. Intanto fatemi asciugare la lametta, questa la mettiamo qua. Fare i bracci. La prossima volta l'allume lo mettiamo via. Facciamo due considerazioni sul rasoio, veloci. Oggi sbarbata veloce, diciamo abbastanza veloce. Quanti minuti? 27, mica tanto veloce. E ci ho messo parecchio a sbarbarmi. Allora stanno montare dal verso giusto, se no non si vede nulla. Razorok Switch versione 2. Attenzione ragazzi che vi ripeto, ci sono due versioni. La 1 è più grossa la testa, non so se hanno cambiato esposizione e gap del rasoio o se solo è cambiato il grossore della testa. Questa è la versione 2. Mi sembra ottima come misura perché già questo sistema di doppio fissaggio insomma occupa un certo spazio. Però la testina così fine, avete visto, guardate, è arrivata benissimo. È rimasto appena, un pochino appena, ma è che sono lontano dallo specchio, non lo vedo. Comunque ci potrei arrivare benissimo a farlo, veramente non dà assolutamente noia. Un rasoietto ragazzi, diciamo che di speciale quello che ha praticamente è questa possibilità di poter cambiare la posizione del manico, che lo rende interessante. Uno può sbizzarrirsi in usarlo nelle due forme. Non è un rasoio che consiglierei a chi sta iniziando perché richiede un pochino di attenzione. Anche il modo die ha certa esposizione e un gap che insomma non è per chi proprio ha le prime armi, però chi già ha un pochino di mano vorrebbe provare qualcosa differente. Vi dico, è qualcosa di interessante e non ricordo il prezzo, so che in Italia lo trovate. Questo non c'è bisogno di portarlo dall'America, però credo che è un prezzo abbastanza conveniente. Il rasoio è leggero in alluminio, però vi dico il suo peso ce l'ha, insomma si lavora bene, anche come die ha un peso discreto. Per divertirsi va benissimo ragazzi, vi dico, non è male, però ricordate, è un rasoio che richiede un pochino appena di mano per non farsi danni. Vedete che ben usato ragazzi, guardate. Allora, l'after si è asciugato, ho la pelle completamente asciutta, anche se la profumazione dell'after non è proprio uguale al sapone, non lo so. Ci sento come se ci fosse un odore di canfora nell'after che non sento nel sapone. Il sapone più di tutto mi è piaciuto così dal barattolo, montato sa molto di limone. Mi piaceva di più se rimaneva la profumazione del barattolo. Comunque il sapone lavora benissimo. Poi preso al prezzo che l'ho preso ragazzi, non posso chiedere di più, veramente ottimo, mi è piaciuto tutto. Punta di sbarbata veramente fantastica. Sì, qui, ma guardate anche la zona branchi meglio di molti die, il mento perfetto. Sì, appena qui magari potevo fare qualche passatina per pulirmi meglio, però in linea generale veramente una bella sbarbata, ottimo. Vedete che la pelle si sta recuperando dopo il periodo di febbre in questione. Riesco già, vedete, a non farmi il red point. Tutta la settimana non mi sono fatto nemmeno un red point, anche nelle sbarbate personali, segno che la pelle si sta recuperando, perché la mano è rimasta quella che è. Sì, che il problema era la pelle, che in questa zona non mi permetteva passare la lametta. Comunque ottimo. Mi sono divertito ragazzi, questa è la cosa più importante.
pennellazzo va bene, ve l'ho fatto vedere molte volte, rispetto al, ve lo ripeto, magari che vedete la prima volta i miei video, rispetto al Semoge misto, questo è un pochino più morbido, ha meno backbone. Magari con saponi duri questo fatica un po' di più, ma richiede almeno di mettere la mano nel ciuffo. Con il Semoge si può montare più facilmente saponi più duri. Però se vi piacciono pennelli morbidi, ragazzi, questa è tanta roba. Poi si tiene molto bene in mano, anche se uno volesse mettere i diti nel ciuffo, con questo manico è perfetto. Un bel pennello. La mette... Boh, ragazzi, mi sembra che vadino abbastanza bene. Non mi ricordo se le avevo usate prima. Ce n'ho una stecca di 100 e non credo che non l'ho mai usate. O se le avevo usate non me lo ricordo. Sembra che hanno tagliato bene, considerando che insomma stavo usando questo rasoio in forma camisoli. Comunque sono da riprovare. Le riproverò ora con alcuni di per vedere come vanno queste lamette israeliane. Va bene ragazzacci, allora è tutto e ci vediamo al prossimo video, vediamo che proviamo. Ciao, grazie come sempre.